Ho cambiato o sono cambiato? È finito o ha finito? Ho migliorato o sono migliorato? Ciao, io sono Federico e su questo canale aiuto studenti stranieri come te a migliorare il proprio italiano con contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Nel video di oggi ti parlerò dei verbi con doppio ausiliare. Prima di cominciare ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale per non perderti neanche un contenuto e puoi cliccare sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Come ti ho detto, in italiano ci sono dei verbi che possono avere il doppio ausiliare nei tempi composti. Questo significa che questi verbi possono avere l'ausiliare essere o l'ausiliare avere a seconda dei casi. Ma la domanda è: come scegliamo l'ausiliare corretto? Come facciamo a sapere se un verbo vuole l'ausiliare essere o l'ausiliare avere? Se può avere entrambi questi ausiliari. La regola da seguire è questa. Generalmente, quando questi verbi sono usati in modo transitivo, cioè con un oggetto diretto, usiamo l'ausiliare avere. Al contrario, quando questi verbi sono usati in modo intransitivo, senza un oggetto diretto, usiamo l'ausiliare essere. È molto importante questo concetto di verbi transitivi e verbi intransitivi, o verbi usati in modo transitivo e verbi usati in modo intransitivo, in questo caso, perché sono verbi che possono avere queste due funzioni in base al contesto. Ma quali sono questi verbi che possono avere un doppio ausiliare? Questa regola, infatti, non si applica a tutti i verbi della lingua italiana, ma solo ad alcuni. I più comuni sono questi: cominciare, iniziare, finire, terminare, salire, scendere, passare, trascorrere, aumentare, diminuire, migliorare, peggiorare, cambiare. Questi sono verbi super comuni ed è per questa ragione che è molto importante che tu sappia quale ausiliare usare nei tempi composti con questi verbi. Vediamo un esempio. Il governo ha diminuito i fondi per la scuola pubblica. In questa frase abbiamo un soggetto, il governo. Il verbo diminuire è coniugato al passato prossimo e abbiamo usato l'ausiliare avere. Perché abbiamo usato l'ausiliare avere? Perché l'azione ha degli effetti su un oggetto diretto, i fondi. Il governo ha diminuito chi? Che cosa? I fondi. Come ti ho detto prima, se abbiamo un oggetto diretto, dobbiamo necessariamente usare l'ausiliare avere. Anche in questo caso abbiamo un esempio con il verbo diminuire. Questa settimana le temperature sono diminuite drasticamente. Il soggetto è le temperature. Il verbo diminuire è sempre coniugato al passato prossimo, ma questa volta abbiamo l'ausiliare essere, perché non abbiamo un oggetto diretto. Sono le temperature stesse che sono diminuite. L'azione non ha effetti su un oggetto diretto, quindi dobbiamo usare l'ausiliare essere. Ricorda che quando usiamo l'ausiliare essere nei tempi composti, il participio deve essere concordato per genere e numero con il soggetto. Prima di continuare, voglio chiederti di rimanere fino alla fine perché ci sarà un breve esercizio per mettere in pratica quello che imparerai nella lezione di oggi. Prossimo esempio. Ho passato ore sui libri per prepararmi all'esame. In questa frase
io sono il soggetto implicito, poi abbiamo il verbo passare coniugato al passato prossimo con l'ausiliare avere. Io ho passato che cosa? Ho passato ore sui libri per prepararmi all'esame. Abbiamo un complemento oggetto diretto e per questa ragione dobbiamo usare l'ausiliare avere. Vediamo questo altro esempio, sempre con lo stesso verbo. Sono passato con il rosso. Spero di non prendere una multa. Io sono sempre il soggetto della frase, in questo caso il verbo passare ha l'ausiliare essere, perché non abbiamo un complemento oggetto diretto. Quindi la mia azione non ha effetti su un altro oggetto, sono io che sono passato con il semaforo rosso. Vediamo un altro esempio. Credo che Davide abbia cominciato un corso di giapponese. In questo caso abbiamo un verbo al congiuntivo, abbia cominciato, perché questa regola non si usa solo con il passato prossimo, ma vale per tutti i tempi composti della lingua italiana. Credo che Davide, che è il soggetto, abbia cominciato chi, che cosa, un corso di giapponese. Abbiamo un complemento oggetto diretto e per questa ragione usiamo l'ausiliare avere, abbia cominciato. Sempre con il congiuntivo passato e sempre con il verbo cominciare, vediamo un esempio simile. Penso che il film sia già cominciato. In questo caso uso l'ausiliare essere perché non ho il complemento oggetto diretto. Il film è il soggetto e è il film stesso che io penso che sia cominciato. Quindi non abbiamo l'oggetto diretto e dobbiamo usare l'ausiliare essere. E siamo arrivati al nostro esercizio. In questo esercizio dovrai completare le frasi scegliendo l'opzione corretta. Iniziamo dalla prima frase. Marco, scuola, perché la sua famiglia si è trasferita in un'altra città. Dobbiamo coniugare il verbo cambiare. È cambiato o ha cambiato? In questo caso la risposta corretta è ha cambiato, perché abbiamo un complemento oggetto diretto. Scuola. Marco ha cambiato cosa? Ha cambiato scuola. 5 anni dall'inizio della pandemia. Sono trascorsi o hanno trascorso? In questo caso dobbiamo usare l'ausiliare essere, perché non abbiamo un complemento oggetto diretto. Prossima frase. Da quando ha iniziato le lezioni private, Stefano molto il suo inglese. È migliorato o ha migliorato? Qui dobbiamo usare l'ausiliare avere. Ha migliorato molto il suo inglese. Stefano è il soggetto. Ha migliorato cosa? Il suo inglese. Abbiamo un oggetto diretto, quindi ausiliare avere. Domenica ero stanco e tutto il pomeriggio sul divano a leggere e guardare serie TV. Sono trascorso o ho trascorso? La risposta corretta è ho trascorso, perché qui abbiamo un complemento oggetto. Io ho trascorso cosa? Il pomeriggio. Abbiamo l'oggetto diretto, quindi ausiliare avere. Ultima domanda dell'esercizio. Nel 2024 i guadagni dell'azienda esponenzialmente. Sono cresciuti o hanno cresciuto?
Qui la risposta corretta è sono cresciuti. I guadagni stessi sono cresciuti. Non abbiamo un complemento oggetto diretto, quindi dobbiamo usare l'ausiliare essere. Bene, siamo arrivati alla fine dell'esercizio e del video di oggi. Ti ricordo che questa regola che abbiamo imparato non si applica a tutti i verbi della lingua italiana, ma solamente ad alcuni, e oggi sicuramente abbiamo visto i verbi più importanti. Fammi sapere nei commenti se ora questo argomento è un po' più chiaro e scrivi un esempio con uno di questi verbi per fare pratica. Ti ricordo di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui prossimi video. Io ti mando un caro saluto e non vedo l'ora di rivederti presto. Alla prossima!